Non ci crederai mai, ma questa borsa è realizzata con un solo pannello all'uncinetto. Ciao a tutti e bentornati su Kate & Made, io sono Kate ed oggi andremo a realizzare insieme la borsa che avete visto all'inizio del video, ovvero questa clutch, la clutch Katia. Progetto veramente facilissimo e velocissimo, non sembra e non penserete mai che l'ho realizzata semplicemente con un pannello all'uncinetto ripiegato. Non sembra assolutamente, quindi è fatta apposta per le principianti perché non servono grandissime conoscenze per realizzarla. Basta conoscere i punti base dell'uncinetto e si può realizzare tranquillamente. Per realizzare questa borsa ho utilizzato il cordino Inda di Borgo dei Pazzi, nello specifico la colorazione numero 15, che forse è un po' sottovalutata, ma io adoro queste sfumature in estate e guardate come stanno bene con questa chiusura in legno. Il progetto, come vi ho detto, è molto facile, veloce, l'ho anche foderata all'interno, comunque un progetto alla portata di tutte, non avete assolutamente scuse. Se volete realizzarla anche voi trovate il kit e materiali completo con l'occorrente sul sito gomitoli.com, trovate il link sia qui sul video che nel box informazioni. Il kit è in preordine ad un prezzo esclusivo, quindi vi consiglio di approfittarne. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutti gli spoiler e le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo e supportarmi in maniera super gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto facile, poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di una rocca di cordino Inda, nello specifico colorazione numero 15, una chiusura clutch in legno. Ho lavorato il tutto con l'uncinetto numero 4, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Dunque partiremo dalla lavorazione del pannello che poi andrà a comporre la nostra borsa. Io vi mostrerò un piccolo campioncino per farvi vedere l'avvio del lavoro e il punto di lavorazione, ma sappiate che qui in alto troverete il numero originale di catenelle da avviare insieme alla misura in centimetri, che saranno 87 catenelle che dovranno corrispondere a 47 centimetri. Le catenelle devono essere multiplo di 3 più 2, quindi andremo a fare il cappio e ci andremo ad avviare delle catenelle che siano multiplo di 3. Bene, una volta lavorate le catenelle multiplo di 3, ne aggiungiamo 2, 1 e 2, quindi per completare il multiplo, e poi aggiungiamo quella per girare, quindi in totale avremo le 87 catenelle per quanto riguarda il lavoro originale, ma comunque questo è il procedimento da seguire in base alle dimensioni che volete dare alla vostra borsa, quindi dovete seguire il multiplo di 3 più 2 aggiungendo poi alla fine anche la catenella per girare. A questo punto andiamo ad inserirci nelle asoline che troviamo dietro le catenelle, quindi esattamente queste qui, ci inseriamo e andiamo a lavorare all'interno di ciascuna maglia una maglia bassa. Quindi procederemo in questo modo fino al termine della riga. Bene, al termine ci resteranno 2 punti, saltiamo il penultimo punto e andiamo a lavorare una maglia alta nell'ultimo punto. Quindi
Abbiamo iniziato con una maglia alta, proseguito con il punto V ed ultimato con una maglia alta. Voltiamo il lavoro e ripeteremo lo stesso procedimento, quindi partiamo con le due maglie basse una sopra l'altra per sostituire la prima maglia alta. E poi andremo a lavorare i punti V esattamente nello spazio di una catenella, quindi ci spostiamo esattamente qui e andiamo a lavorare una maglia alta, una catenella ed una maglia alta nello stesso spazio, poi ci spostiamo nello spazio successivo, quindi nella V successiva, e ripetiamo lo stesso procedimento, una maglia alta, una catenella ed una maglia alta, e procederemo in questo modo per tutta la riga, ultimando poi con una maglia alta e procedendo così anche per le righe successive. Troverete indicato qui in alto il numero totale di righe che andremo a lavorare insieme alla misura in centimetri. Vi ricordo che quello che stavo lavorando io era solo un campione, voi dovete attenervi alle misure iniziali che vi ho lasciato indicate sullo schermo. Quindi lavoriamo tutto il nostro pannello e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta lavorato tutto il nostro pannello, quindi ho lavorato 27 righe totali a punto V, se contiamo anche la prima riga di maglia bassa abbiamo 28 righe totali, avremo raggiunto un'altezza di 33 cm, ma non abbiamo terminato perché dobbiamo andare ad ultimare con l'ultima riga di maglia bassa. Quindi come abbiamo iniziato con la riga di maglia bassa dobbiamo ultimare con la riga di maglia bassa. Quindi volto il lavoro e andremo a lavorare una maglia bassa in ogni punto sottostante. Parto dal primo punto, inserisco l'uncinetto e lavoro una maglia bassa, poi mi inserisco sulla maglia alta successiva, poi qui ho lo spazio di una catenella ma mi inserisco all'interno della catenella, quindi non mi vado ad inserire nello spazio bensì nella catenella in questo modo, e lavoro una maglia bassa e poi mi inserisco nella maglia alta successiva. Quindi per ogni punto noi andremo a lavorare una maglia bassa, dovremo ottenere lo stesso numero di punti iniziale. Bene, una volta che avremo lavorato tutta la riga, a questo punto possiamo tagliare il filo, bloccarlo tra le maglie ed avremo concluso tutto il pannello. Non andrò a rifinire i lati più corti perché tanto andranno inseriti all'interno della chiusura, quindi non si vedranno. A questo punto andiamo semplicemente a foderare, quindi ci prendiamo un pezzo di tessuto delle stesse dimensioni del pannello all'uncinetto, abbondando di circa 2 cm per lato per quanto riguarda le cuciture, e lo andiamo a fissare con degli spilli lasciando i bordini liberi perché ci occorreranno poi per andare a cucire la nostra borsa. Una volta fissata con gli spilli la andiamo a cucire. Bene, una volta che avremo foderato tutto il pannello, a questo punto non ci resta che andare ad assemblare la nostra borsa, quindi dovremo piegare il nostro pannello in questo modo. Quindi il dritto si dovrà
trovare all'interno e andremo semplicemente a cucire entrambi i lati in modo veramente molto semplice. Quindi prendiamo lo stesso cordoncino e andremo a cucire punto per punto. Andiamo a fissare il cordino sul corpo del pannello, lo facciamo passare attraverso le maglie e poi iniziamo a cucire punto per punto. Entriamo nel primo punto sia di un lato che dell'altro in questo modo. Punto successivo, entriamo, prendiamo entrambi i punti e continuiamo così per ogni punto che abbiamo sul lato fino ad arrivare in questo punto. Poi bloccheremo il filo e ripeteremo lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Quando avremo concluso la cucitura facciamo una doppia passata nell'ultimo punto, andiamo a bloccare il filo attraverso le maglie e ripetiamo lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Bene, una volta cuciti entrambi i laterali andiamo a rovesciare la nostra borsa. E non ci resta che andare a montare la nostra chiusura. Ho messo un po' di imbottitura all'interno in modo da fargli prendere la forma. A questo punto andiamo a posizionare la chiusura aperta al di sopra e dovremo far combaciare queste due parti qui con la cucitura del pannello, quindi la riconosciamo benissimo. Possiamo anche mettere dei marker così non lo perdiamo di vista. Portiamo il bordo della borsa all'interno. All'inizio sembrerà un po' difficoltoso perché la borsa comunque resta morbida. Senza far spostare questo punto dalla piegatura della chiusura, noi andiamo ad inserire il bordo della borsa all'interno della chiusura. Io mi aiuto con un cacciavite, ma potete utilizzare anche una forbice o l'uncinetto. Portiamo proprio il bordo all'interno. Volendo potete mettere anche un goccino di colla per tenere il tutto saldo. Bene, una volta che avremo inserito tutto il bordo all'interno possiamo anche togliere i marcapunti perché non ci occorrono più e possiamo andare ad avvitare la nostra chiusura, quindi posizioniamo le viti e andiamo ad avvitare. Ripeteremo lo stesso procedimento per tutti i fori. Bene, una volta che avremo concluso tutta la nostra borsa, questo sarà il risultato finale. Io come sempre super soddisfatta e adoro questo modello perché
è proprio come l'ho realizzato, proprio come l'avevo pensato, e tra l'altro è molto veloce da realizzare e semplicissima perché abbiamo realizzato semplicemente un pannello all'uncinetto. Questo è il risultato all'interno, come potete vedere. Qui abbiamo anche gli agganci, volendo possiamo applicare tranquillamente una tracolla, ovviamente non è inclusa nel kit, ma potete metterci una semplicissima catenella che abbiamo tutte in casa. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, spero tantissimo che questo progetto vi piaccia. Per questo progetto trovate il kit materiali completo sul sito gomitoli.com, è in preordine e con il codice Katia50 avrete un mega sconto del 50% per chi ordina entro il 13 luglio. Comunque tutte le info le trovate nel box informazioni qui in basso, vi basta cliccare sul titolo e scorrere la descrizione giù in basso. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche in questo tutorial, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!